Black Friday è passato da qualche giorno e io ne sono uscito quasi indenne. Dico quasi perché ho comprato soltanto 2 cose che però molto probabilmente cambieranno il modo in cui io produrrò contenuti su questo canale, anzi alcuni tipi di contenuto. In questo video ti racconto che cosa ho comprato, perché l'ho comprato e come questi 2 prodotti potrebbero cambiare il mio approccio nella produzione di contenuti qui su YouTube. Iniziamo. Come ti raccontavo nell'introduzione, ho comprato 2 oggetti che in realtà avevo in mente da un po' di tempo di comprare perché secondo me potevano essere molto funzionali. Ho guardato miliardi di video su YouTube nei quali c'erano tutta una serie di spiegazioni per questi oggetti e quindi volevo capire se effettivamente questi 2 oggetti potevano avere un senso per me e per il mio modo di creare contenuti su YouTube. Ora ti dico: 1. Quali oggetti sono, 2. Perché ho comprato questi e 3. Proveremo a capire come e perché questi oggetti potrebbero cambiare il mio modo di produrre alcuni tipi di contenuto e probabilmente potrebbero essere utilissimi per te per creare contenuti e per aprire finalmente il tuo canale spendendo poche lire. Ok, ma che cosa ho comprato? Rullo di tamburi? Ho comprato questi 2 oggetti, il DJI Osmo Action 4 e DJI Mic 2. Ora, la prima cosa da dirti è questa. Adesso è uscita la DJI Osmo Action 6 e prima ancora la 5 Pro. Adesso di questo è uscito il DJI Mic 3. Ok, questo è il 2 e questa è la 4. Quindi non ho comprato le ultime uscite. Non ho comprato gli ultimi prodotti usciti. Questo per 2 ordini di motivi. Il primo, economico. Perché tutto sommato, perché spendere di più se con un modello precedente che costa meno posso fare le stesse cose? Ok? Perché magari il modello nuovo aggiunge funzionalità che però a te non te ne frega niente di quelle funzionalità, quindi perché spendere di più? E questo è un invito che ti faccio, che ho fatto a me stesso, che faccio a te che stai guardando questo video, al non rincorrere l'ultimo oggetto uscito, non comprare l'ultima versione perché pensi sia la migliore, perché molto spesso le versioni che escono, parlo in generale ovviamente, sono semplicemente delle rinfrescate, potremmo dire, di versioni precedenti, perché devono mettere sul mercato e devono fare altri soldi perché le vendite del modello precedente stanno diminuendo, ok? Quindi non lasciarti influenzare dall'ultimo modello. Io ho fatto un sacco di ricerche prima di comprare questi 2 oggetti e devo dirti che sono felice. Quindi nello specifico, poi farò dei video ad hoc su questi 2 oggetti, però in questo video voglio parlarti un attimo brevemente di questi 2 oggetti e perché ho comprato questi e poi ti dico come potrebbero cambiare il mio modo di fare video su YouTube. Ok, partiamo da questa. Questa è la DJI Osmo Action 4. Come ti dicevo, è uscita la 5 Pro, è uscita la 6 proprio poco fa. Chi se ne frega? Ho preso la 4 perché? Perché ti spiego tutti i motivi. 1. Ha una risoluzione pazzesca. 4K arriva fino a 120 fps e 1080 arriva fino a 240 fps. Tu dirai: Ale, ma che sono sti fps? Frame per second. E che cosa vuol dire? Che 120 o 240 ti servono per fare video in slow motion. Cioè più frame rate hai, più frame per secondo, cioè pensa che all'interno di un secondo ci sono tutta una serie di immagini, ok? Perché il video che cos'è? È la somma di immagini. Quindi una cosa è avere 50 immagini in un secondo, una cosa è averne 240. Vuol dire che è molto più fluido, molto più bello da vedere. E si usano questi frame rate molto elevati, si usano soprattutto poi per rallentare e per avere degli slow motion fluidi perfetti. E ti assicuro, ne ho fatto uno io in prova qui in studio, è incredibile. A mano libera con la webcam così ho fatto uno slow motion, sembrava che avessi un gimbal, cioè pazzesco. Quindi risoluzione video incredibile. Audio si può connettere, ecco perché tra un po' arrivo a questo, si connette senza ricevitore, quindi questo, non c'è un altro oggetto, non c'è un qualcosa da attaccare. Questo lo accendi, si sincronizza in automatico. Quindi si connette automaticamente con i microfoni ovviamente DJI, mentre visto che ha la porta USB-C, si connette con qualsiasi tipo di ricevitore e qualsiasi tipo di microfono, però verifica le specifiche sul sito della DJI nella pagina della Osmo Action 4, perché
sai, alcuni microfoni funzionano, altri no, eccetera, eccetera. Quando si ha a che fare con l'USB-C, con i ricevitori, è sempre un po' particolare. Il mio dubbio era, questa Action Cam può andare bene in studio o è soltanto per riprese all'esterno, per sport estremi? Perché io non faccio sport estremi, purtroppo, perché mi piacerebbe tanto. Anche se alla mia età, insomma, è più facile che cada, mi rompa, è buona così. Però dicevo, questa Action Cam l'ho testata e funziona alla grande anche in studio, perché molti dicono no, questa qui è soltanto per l'esterno, mentre se vuoi fare riprese anche in condizioni di luce bassa all'interno del tuo studio eccetera eccetera, l'Osmo Pocket 3. Sì, l'Osmo Pocket 3 è migliore, ma in offerta adesso costava 400 e passa euro, questa qui l'ho pagata 170 euro. Capisci qual è il punto? E l'Osmo Action 3 costa così poco perché prima costava 650 euro, perché a breve uscirà, si dice a Natale o comunque con l'anno nuovo, uscirà la 4, che sarà ancora più incredibile eccetera eccetera, ma chissà, serviranno quelle funzioni o varrà la pena di comprare la 3 ad un prezzo super scontato? Ok? Quindi ti dicevo, ho fatto dei test e ho visto che questa qui funziona alla grandissima. Avendo un obiettivo molto ampio, ovviamente questa va tenuta molto vicino, cioè tipo questa distanza qua, mentre la mia fotocamera è a un braccio, leggermente più di un braccio di distanza, ma proprio poco, questa qui invece deve stare molto più vicina, proprio perché ha un field of view, un campo di ripresa molto più ampio, quindi la tieni più vicino, tutto qua. Sto ancora sperimentando perché l'ho presa da poco, sto ancora sperimentando con lo zoom per vedere se aumentando lo zoom e quindi tenendola un po' più, cioè tenendola più distante, aumentando un po' lo zoom, sì, insomma, sto sperimentando, poi farò un video dettagliatissimo su questa Action Cam sul mio canale e scoprirai tutti i settaggi, tutto. Ok, quindi questa è stata la prima cosa. Perché? Perché voglio semplificarmi la vita. Non che adesso sia complessa, perché tutto sommato una macchina fotografica buona, con una lente buona lì sul mio cavalletto, quindi accendo e premo rec. Però questa è più piccola e posso utilizzarla in maniera molto più veloce, senza dovermi portare la macchina fotografica e l'obiettivo, quindi necessariamente un treppiedi solido, anche di là se voglio fare una ripresa oppure spostare. Questa qui mi serve un treppiedi qualsiasi, leggerissimo, e ce l'ho, basta, fatto. Arriviamo al secondo oggetto, ovvero questo, il DJI Mic 2. Perché ho preso il Mic 2 e non il Mic 3 o il Mic Mini? Per una serie di motivi che adesso ti dico. 1. Questo microfono ha la registrazione interna. Ha, se non ricordo male, 50 giga, però poi farò un video specifico su questo microfono nel quale troverai tutti i dettagli. Dovrebbe avere circa 50 giga di memoria interna, quindi questo vuol dire che te lo metti in petto o dove vuoi, o in mano, anche se è orrendo, parli, registri, poi l'audio ce l'hai qui, lo connetti al computer, te lo scarichi e lo sincronizzi con il video. E hai risolto. Inoltre, questo microfono, e quindi il Mic Mini non ha questa possibilità, ma il Mic 3 sì. Perché ho preso il Mic 2? Perché il Mic 2 rispetto al Mic 3 ha anche la porta per il lavalier. Ok, ha un ingresso jack, mini jack per un lavalier, e siccome io ho dei lavalier e mi capita di usarli, preferivo avere anche questa possibilità. Questo microfono registra 32 bit floating point, quindi infatti non c'ha nessuna regolazione, se non il tasto di accensione, la sincronizzazione Bluetooth e il tastino rosso per la registrazione interna. Basta. Niente più. Perché? Perché non te ne frega niente del volume. Tanto dopo, con 32 bit floating point, sistemi tutto in post-produzione. Probabilmente, visto che questo microfono costa poco, è stato anche questo uno dei motivi, l'ho pagato molto meno rispetto ai Mic Mini e al Mic 3, ovviamente, il Mic 3 costa un sacco di soldi, potresti comprarlo anche tu e utilizzarlo e trovare una brutta sorpresa, cioè quella che registri a 24 bit. E a quel punto dirai: Ale mi aveva detto che registrava a 32 bit floating point, quindi Ale ha mentito? No, non ho mentito, soltanto che devi fare attenzione a questo microfono, perché se compri solo questo senza il ricevitore, devi avere almeno un altro accessorio DJI, tipo un Action Cam o qualche altra cosa. Perché? Perché di default, e questa è una cosa stranissima, di default questo microfono non ha un software suo, e questo io non so perché DJI ha fatto questo, probabilmente per vendere anche il ricevitore, ok? Non avendo un software suo, non avendo regolazioni sue, questo qui l'hanno tarato di default a 24 bit. Quindi che cosa succede? Che tu fai una registrazione ed è a 24 bit. Com'è possibile?
Oppure come posso attivare il filtro, il filtro passa alto? Oppure come posso attivare la riduzione del rumore? Non puoi. Se compri solo questo non puoi. Ti serve o il ricevitore o una Action Cam, che può essere Action Cam o la Pocket 3. Io per fortuna avevo questo, quindi ho settato tutte le regolazioni qui dentro e sono rimaste memorizzate nel microfono. Questa è una cosa veramente strana, no? Io l'ho trovata veramente strana perché, caspita, dammi un software, me lo metto sul telefono e mi regolo io, decido io se voglio il 24 bit o il 32 bit floating point, se voglio il filtro, se voglio la riduzione del rumore o altro. Invece DJI ha detto no, o ti compri anche il ricevitore o ti compri una delle mie Action Cam o Pocket, quello che sia, è l'unico modo per settare questo microfono. Quindi fai attenzione, se compri solo questo senza ricevitore sei bloccato con le impostazioni a 24 bit, ok? Che comunque non è male, voglio dire, però visto che registra a 32 bit floating point, perché non usufruirne? Prima di chiudere questo video voglio raccontarti perché questi due accessori che stanno in una mano, che puoi portarti in giro dove vuoi perché vanno in tasca, possono cambiare il mio modo e anche il tuo modo di fare video su YouTube. Soprattutto se hai budget piccolini, poi certo se hai 3-4 mila euro per comprarti l'attrezzatura, compra l'attrezzatura, non comprare questo. Però se hai già l'attrezzatura e vuoi qualcosa di diverso, oppure stai partendo adesso e hai un budget piccolino, questi due sono stra consigliati, anche perché questa è facilissima da utilizzare. Poi quando farò il video specifico su questa ti lascerò tutti i dettagli, tutti i settaggi che utilizzo io per video all'interno, e quindi ti risulterà ancora più semplice. Sinceramente sto cercando, tutta la mia vita tende alla semplicità, no? A semplificarmi la vita. E questi due, sinceramente, su un treppiedi leggerissimo, questo in petto, o con la collanina, o a clip, dove ti pare, in mano, ok? Ti semplificano veramente la vita. Veramente ti semplificano la vita, perché sono piccolissimi, leggerissimi, la qualità è altissima. E che dire, sto provando, già fatto un video con questo microfono, anzi due, uno al momento programmato, nel momento in cui sto facendo questo video, l'altro uscirà a breve, utilizzando questo microfono, e tutto sommato ho un microfono che suona veramente bene. Nulla a che vedere col microfono che sto usando adesso, però questo microfono qui che sto usando adesso costa 700 euro. No? Ok. Poi c'è tutta la post-produzione, eccetera, eccetera. Questo qui costa 60 euro, mi pare di averlo pagato 60 euro, 170 questo e 60 questo, una cosa del genere, ma ti lascio il link in descrizione in modo che li puoi trovare. Quindi effettivamente la semplicità di utilizzo, la portabilità, la qualità fanno sì che oggi, se hai un budget risicato, non ti serve comprare una fotocamera con le lenti intercambiabili che poi la devi saper usare, altrimenti fai pasticci, se la metti in automatico fai soltanto casino. Questi due e hai vinto. Io credo che farò un sacco di video con questi, tra l'altro questo per me rappresenta, ti dico l'ultima cosa, poi ti lascio andare, questo rappresenta anche un po' una sfida, perché sono sempre stato attirato da quegli youtuber che oltre a fare video in studio fanno anche video all'aperto, parlano in pubblico davanti alle persone senza fregarsene, no? Camminano, parlano, le persone magari si girano, dicono ma che sta facendo, questo è pazzo, e loro però continuano senza fregarsene. Bellissimo, lo voglio fare anch'io. Voglio fare anch'io perché è una sfida che mi do. Se mi conosci, se guardi i miei video sai che se non mi do le sfide, se non alzo sempre l'asticella, non mi trovo. Ma non perché voglio fare il supereroe, semplicemente perché mi annoio e quindi voglio stimoli nuovi. E questo di parlare davanti alle altre persone, di fare video all'aperto in mezzo alle persone, è una sfida che mi do per il 2026. Quindi nel 2026 voglio fare video, non so quanti ne farò, ma sicuramente voglio fare video all'aperto. E questa, così piccola, mi aiuta, perché immagina di avere un treppiedi, un'asta, un rig importante per sostenere la macchina fotografica con la lente che comunque è grossa, e sopra gli devi mettere, o gli metti un microfono sopra la fotocamera o questo, insomma diventa pesante, cioè arrivi in mezzo alla strada, in mezzo alla gente con sta cosa enorme, attiri molto di più l'attenzione, probabilmente ti senti anche tu un po' più strano, no? Nel fare questi video. Questa con un mini treppiede così e parli, il microfonino qua, ti notano? Sì, ma chi se ne frega, capito? Passi molto più inosservato, e forse se non l'hai mai fatto e vuoi farlo, questa è sicuramente la strada giusta. Poi se hai i soldi per comprare la Pocket 3, ancora meglio, assolutamente.
però secondo me questa a questo prezzo non puoi non prenderla perché è super, cioè è veramente super, fa cose incredibili. Poi ha un profilo vabbè, niente, te lo racconto la prossima volta perché sennò faccio un video chilometrico. Spero che questo video sia stato di tuo gradimento. Se ti va, iscriviti al canale, se ti va attiva la campanellina, se vuoi commentare commenta, io rispondo sempre a tutti. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!